Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a vedere luci e ombre di Hedera Hashgraph, dove con Hedera si va a indicare la rete, mentre con Hashgraph si va a indicare il meccanismo di consenso, che va a permettere transazioni veloci, transazioni nel complesso sicure, cercando comunque di andare a mantenere una trasparenza e un'alta scalabilità. Hedera è una rete distribuita leggermente diversa dalle classiche blockchain come possono essere Bitcoin o Ethereum. Non si può parlare per l'appunto di blockchain perché non si fonda su una costruzione a blocchi, ma si configura più come un software che va a garantire basse commissioni, alta velocità e sicurezza nelle transazioni. Infatti va ad implementare il suo Open Ledger distribuito non sulla blockchain ma su Hashgraph. Nel contempo Hashgraph può implementare sempre un ledger aperto e distribuito con le stesse caratteristiche che vengono utilizzati su una blockchain, ovvero anonimato e sicurezza. Un punto di forza di questa rete è il suo design a DAG e per l'appunto anche il suo algoritmo di consenso Hashgraph. Elementi che vanno a consentire alla rete di essere molto prestazionale, mantenendo comunque una buona sicurezza. I nodi della rete vanno a mantenere un registro di tutte le transazioni che sono state effettuate, andando ad utilizzare l'algoritmo Hashgraph per andare a mettere in ordine cronologico tutte le transazioni e raggiungere il consenso poi sulla rete. Hedera non è completamente decentralizzata, proprio come vuole il mondo cripto che siamo abituati a conoscere. Infatti i suoi nodi della mainnet sono gestiti da grandi aziende big tech come ad esempio Google, IBM, LG e tanti altri. Queste aziende che governano i nodi formano un consorzio e se non vado errato ad oggi ci sono circa 39 big tech. Hashgraph è protetto da un algoritmo che viene chiamato Asynchrone Byzantine Fault Tolerance, che ha dimostrato matematicamente di essere ideale per proteggere una rete distribuita. Nel sistema troviamo il token Akbar con una fornitura massima circolante di 50 miliardi di token. Attualmente, mentre sto registrando il video, come potete vedere, la fornitura distribuita è circa il 51%. Quindi attenzione nel caso acquistiate questo token, perché a questo prezzo la fornitura distribuita è solo del 51% e se la richiesta del token, la domanda rimanesse costante o diminuisse, c'è il rischio di un elevato deprezzamento. Il token è un token utility, un token governance, viene utilizzato per il pagamento delle commissioni della rete e funziona per l'appunto per carburante per i pagamenti di servizi di rete ed incentivare i nodi a contribuire con risorse informatiche alla rete. I costi di transazioni su questa rete sono davvero praticamente inesistenti, anche se leggermente possono variare a seconda degli smart contract coinvolti nelle operazioni, nelle DApp che si vanno a utilizzare. Collegandoci su hedera.com possiamo andare a trovare tutte le informazioni relative al network, al dev, l'ecosystem, use case, Akbar, governance, resource e anche andare a vedere tutte le aziende che sono coinvolte nel consiglio di governance. Hedera ha diversi casi d'uso a partire dalla finanza, i pagamenti. Infatti grazie al Hedera Token Service le organizzazioni possono andare a sfruttare la rete per pagamenti e andare addirittura a coniare i propri token. Può servire per asset tokenizzati, utilizzando sempre il servizio di Hedera Token Service permette con bassissimi costi di andare a configurare, creare e gestire token con grande facilità. Può essere utilizzata per la prevenzione delle frodi, può essere utilizzata per la conformità dei dati, per i pagamenti come abbiamo visto, per servizi annessi alla salute. Infatti le tecnologie che sono solitamente impiegate nei ledger distribuiti possono migliorare il modo in cui si vanno a gestire i dati dei pazienti. Inoltre non potevano mancare anche i casi d'uso inerenti al Web3, come ad esempio la DeFi, gli NFT e le identità decentralizzate. Come detto precedentemente, Hedera strizza l'occhio anche al green. Infatti, Hashgraph consente ad Hedera di essere la rete pubblica più sostenibile in base all'energia media consumata per transazione, secondo un recente studio che è stato condotto dalla University College di Londra, come potete vedere dal
grafico sottostante. Inoltre Edera si impegna ad essere una delle reti pubbliche ad emissioni negative attraverso l'acquisto di crediti di carbonio trimestrali per andare a compensare quella piccola quantità di emissioni da tutte le infrastrutture rivolte al pubblico. Ovviamente gli smart contract sono tutti compatibili EVM, appunto sono ottimizzati per Edera insieme alle sue API native di tokenizzazione. Edera Hashgraph va a fornire una tecnologia per l'appunto che è brevettata. Non è una rete completamente decentralizzata, come abbiamo visto il consiglio di governance ammetterà un massimo di 39 big tech. Infatti non è possibile mettere in piedi il proprio nodo validatore in quanto si deve chiedere il permesso al consiglio. Tutti i membri del consiglio hanno una durata massima di 3 anni con un massimo di 2 mandati consecutivi e un voto uguale sulle decisioni della rete della piattaforma. Tornando per un attimo alla rete, può effettuare circa 10.000 TPS, quindi transazioni al secondo, con commissioni al di sotto del centesimo di dollaro, con un tempo di conferma che varia tra i 3 e i 5 secondi normalmente. Sempre più utenti si stanno avvicinando a questa tecnologia, a questa rete, anche se in realtà Edera non è proprio di nuovo conio, infatti è stata lanciata grazie a una ICO nel lontano oramai 2018 e la sua mainnet è stata lanciata nel 2019. Dal 2018 Edera Hashgraph ha raccolto oltre 130 milioni di dollari ed è stato lanciato, come abbiamo visto, come un network privato, ma prevede di consentire gradualmente ad altre entità di entrare a far parte di questo network, fino a quando non sarà resa pubblico, si spera comunque molto presto. Quanto riguarda i wallet compatibili, trovate un elenco che è presente all'interno del loro sito. Si può filtrare la ricerca tra i browser wallet, custodial, desktop, hardware e mobile. Alcuni mobile wallet, come ad esempio Abra, Atomic Wallet, BitGo, Blade Wallet, con i nomi Decent, Drop. Inoltre è compatibile ovviamente con Hashpack, Exodus e tantissimi altri. Sempre all'interno del loro portale potete andare a conoscere più approfonditamente tutte le applicazioni decentralizzate che sono abilitate e attive all'interno di questo protocollo, e anche in questo caso per semplicità potete usare dei filtri come vedete su ad esempio Metaverse, Multimedia, Gaming, Identity, Launchpad, Lending, Staking, per velocizzare la vostra ricerca sulle applicazioni che più vi interessano. Bene, siamo arrivati alla fine di questo piccolo contenuto. Ho cercato di semplificare il più possibile un protocollo non troppo semplice da spiegare, soprattutto a chi si avvicina al settore per la prima volta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Edera, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao a tutti!